Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, ben arrivati al Teatro Regio di Parma. Sono Erika Ferrari, direttore artistico della New Dance Club ASD e per me questo è il mio tempio sacro. Ma non solo per me, per tutti i parmigiani che amano e adorano questo luogo. Il Teatro Regio di Parma, o meglio, il Teatro Ducale di Parma, nasceva in origine sulla facciata di una vecchia abbazia e prima ancora, qua sotto, si dice ci siano dei resti dell'epoca dell'età del rame. Ma capiamo il perché. Maria Luigia d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, moglie di Napoleone, appunto era la duchessa di questo bellissimo posto che si chiama Parma e quindi il nome che diede a questo teatro fu Teatro Ducale. Venne inaugurato nel 1829. Sì, si parla veramente di tanto tanto tempo fa e da quell'epoca fino ad oggi è sempre stato attivo, tranne delle piccole pause legate a dei periodi contingenti dovuti a cose causa forza maggiore. Questo teatro nasce appunto come teatro ducale e la prima opera messa in scena fu La Zaira. Tra l'altro, curiosità, la mia bisnonna si chiamava Zaira proprio in onore di quest'opera e mia zia si chiama Zaira. Chiudiamo la parentesi parentale. Questo teatro, come vedete, ha una facciata bellissima disposta su 4 livelli dove si incontra a livello di vista d'uomo un bellissimo colonnato ionico molto imponente e il tutto venne costruito appositamente per rendere questa idea regale un po' cercando di riproporre quello che era il vecchio tempio greco. Il colore è il colore giallo Parma, naturalmente. Ma sapete perché è famoso il colore giallo Parma? Non solo perché tutte le abitazioni qua hanno questo tipico colore, ma perché gli abitanti di Parma si innamorarono del colore dei capelli di Isabella di Borbone e in onore a lei decisero di dipingere tutte le case del centro e quindi del teatro ducale, ora teatro regio, di giallo. Ma perché teatro regio? Perché una volta terminato il ducato di Maria Luigia, semplicemente siamo passati a una città non più monarchica, ma a una città sotto un'egida diversa e quindi chiamarlo ducale pareva non tanto carino. Per cui dal ducato al regale e siamo arrivati a chiamarlo Teatro Regio. Il Teatro Regio di Parma è il tempio sacro della musica lirica e dell'opera, non solo a Parma ma in tutta Italia. Chiaramente è uno dei teatri più ambiti e più temuti. Ovviamente sono passati alla ribalta maggiormente un teatro alla Scala, un teatro alla Fenice di Venezia, ma Teatro Regio ha il suo perché. Si narra, poi ho scoperto non essere esattamente la verità, ma la leggenda vuole che Maria Callas venne fischiata e protestata proprio qua. Poi si dice che è diventata una leggenda, ma a noi piace comunque dire che Maria Callas aveva molta paura del pubblico parmense e di questo palco. Ma lirica, e chi meglio del grande maestro Giuseppe Verdi. Sì, perché qua a Parma ovviamente noi sappiamo Regio, Verdi sono un connubio fantastico e tutti lo portano come grande ricordo, come fiore all'occhiello. Ma non solo, che a Parma abbiamo anche il Club dei 27. Chi sono? Sono sì dei personaggi un po' loschi, un po' scuri. Avevano l'abitudine di trovarsi nelle cantine, probabilmente a mangiare pane e salame, ma anche a parlare e discutere delle opere di Verdi. Si dice infatti che questo club sia esclusivissimo, nato nella famosa Grotta Mafalda di Parma, che probabilmente Carlo Alberto si ricorda per quando faceva fuga a scuola e andava a mangiare un panino, ma per tutti noi è diventato effettivamente un luogo importante per tutti gli studenti che passavano da Parma. Poi il Club dei 27 si è allargato e ha cercato un covo vero e proprio, una cantina dove potersi ritrovare. Un'ultima curiosità, un po' autoreferenziale e ovviamente di leggenda familiare, ma la mia nonna, quella di cui vi ho parlato prima, giocava a carte con Giuseppe Verdi e le piaceva anche vincere. Shh.
Teatro Regio Parma. Oltre alla musica lirica e all'opera, questo teatro ha visto all'attivo tantissime produzioni anche di cose che erano inaspettate ai tempi di Maria Luigia, ma che oggi sono una bellissima realtà grazie al lavoro della ex direttrice Anna Maria Meo e grazie anche all'attuale direttore che ci ha permesso di essere qui oggi per raccontare di questo bellissimo teatro che ad oggi apre le porte a prove aperte, ovvero i curiosi possono venire a vedere gli spettacoli prima della messa in scena e quindi andare a scoprire il retroscena, i gossip, i pettegolezzi, quello che succede fra gli attori, gli artisti, i ballerini, cantanti e musicisti. E poi, ovviamente, perché fa parte di me, la danza, il grande mondo della danza con il Parma Danza, naturalmente, e ogni anno, attorno a novembre, c'è uno spettacolo di un livello appena più dimesso che si chiama Danza Storie, creato dalla meravigliosa signora Prima Rosa Vicini, una mamma di tutte noi che siamo appassionate della danza, che ogni anno crea uno spettacolo appositamente per tutte le scuole di danza di Parma e provincia riconosciute, che hanno la possibilità di confrontarsi e di scambiarsi le emozioni di questo meraviglioso palco. Siamo nella parte laterale rispetto all'ingresso del Teatro Regio e lì, in alto, sopra il porticato, c'è quello che è conosciuto come il ridotto del Teatro Regio, ovvero un teatro dentro al teatro. Dalla porta principale del teatro si sale sulla scala a sinistra e si accede a questo minuscolo teatrino meraviglioso, tutto affrescato, dove Maria Luigia ai tempi era solita farsi fare dei piccoli spettacoli privati così per il suo diletto serale e adesso viene ancora utilizzato per degli eventi piccoli o privati. Ben arrivati ai palchi del primo livello. Come vedete, i palchi prima fila sono quelli frontali che guardano dritti davanti al palco. Infatti il Teatro Regio è organizzato su 4 livelli, questo è quello di prima fila, sopra di noi c'è il palco reale, il famoso palco della duchessa Maria Luigia, che sapete che poteva accedere al palco reale direttamente dai camminamenti che sono posti ai lati di questo teatro, perché così non veniva vista dalle persone e non rischiava chissà che cosa. Ma venite a vedere come risulta un palco quando si entra. Già da qui si sente un profumo incredibile. È il profumo del teatro, il profumo della storia, il profumo dell'arte, il profumo ovviamente di chi ama l'arte, il teatro e che cerca di fare un'opera d'arte costantemente mantenendo il bello che potete vedere qua. Quindi lirica, opera, balletto, ma anche musica, non solo classica, ma qui abbiamo ospitato anche dei bellissimi concerti di musica contemporanea e pop. È proprio questo quello che succede quando arrivate a teatro, si accede al palco, ci si siede su questi bellissimi divanetti e sedute, ci si gira, si guarda il palco e si ammira lo spettacolo. Ma attenzione, una cosa importante per tutti i parmigiani non è tanto il momento dell'accesso, quanto l'aperitivo prima dello spettacolo. E infatti è stato reso famoso anche nella storia e negli anni il bellissimo bar del Caffè del Teatro, dove si è soliti chiacchierare del più e del meno sia prima dello spettacolo sia doverosamente fra un tempo e l'altro, dove ci si può raccontare dello spettacolo, della storia e dei gossip delle persone che accedono ai palchi. Ma parliamo un pochino di me, che sono abbastanza autoreferenziale sempre e mi piace un po' con il mio egocentrismo che mi contraddistingue parlare di quello che io ho fatto qui all'interno del Teatro Regio di Parma. Innanzitutto, la prima volta che sono arrivata qua avevo circa 8-9 anni, seduta qui con gli occhi sgranati a guardare lo spettacolo e dentro di me dicevo, io da grande farò questo. Poi diciamo che la prima volta che ho avuto accesso a questo palco meraviglioso è stato tanti anni fa. Studiavo ancora danza contemporanea da Lucia Perego e avevamo danzato su questo bellissimo palco. Dopodiché la mia carriera da insegnante ha preso il via
E grazie a Prima Rosa Vicini, grazie a Manuela Sirocchi del Jazz Dance Studio, abbiamo cominciato a calcare questa scena. All'inizio era danza jazz, poi sono passata all'hip hop, poi ho fatto conoscere il cheerleading all'interno del Teatro Regio di Parma, ho sconvolto tutti perché sono arrivate queste ragazze in minigonna e pompon a ballare come delle matte. E poi abbiamo sdoganato ancora di più il mondo della danza. Abbiamo portato la pole dance con il bravissimo performer Davide Zongoli, che ad oggi lo vedete ballare in compagnia con il cirque. Quindi pole dance, tutto il popolo della danza a dire oddio cosa succede. E infine abbiamo portato la danza aerea con cerchio aereo, tessuti aerei, cubo aereo, lampadario aereo, spirale aerea. E negli ultimi 2 anni abbiamo sconvolto ancora di più il mondo della danza. Ebbene, abbiamo portato la danza inclusiva paralimpica con ballerini e performer con sedia elettrica, con sedia spinta, con disabilità sensoriali, fisiche e motorie. Sì, abbiamo sconvolto un po' il mondo della danza e in mezzo hanno ballato naturalmente le ballerine della New Dance Club ASD. La cosa bella è che abbiamo creato uno spettacolo nello spettacolo. Abbiamo avuto l'onore di ospitare, soprattutto quest'anno, la cantante Carolina De Angelis, che ha cantato la magica canzone dal titolo Angeli, una canzone per il risveglio dei sensi, una canzone che tocca profondamente il cuore. Ha toccato profondamente il cuore anche del pubblico in sala e infatti c'è stata una bellissima standing ovation con 5 minuti di applausi. E allora, Carlo Alberto, noi ti aspettiamo a teatro, qui al Teatro Regio di Parma. Ciao!